Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere queste semplicissime fermatenda. Sì, sono dei fermatenda. Questi qua che ho fatto sul viola e marrone sono con la calamita, quindi una da una parte e una dall'altra. Invece questi qua, che sembrano la fragolina, sono praticamente con il laccetto, quindi saranno poi da legare con il laccetto. Come potete vedere, la lavorazione è la stessa sia per uno che per l'altra, però cambiando il colore, tipo qua che ho usato il viola e il marrone, sembra più un grappolo d'uva. Invece qua, usando il verde e il rosso, sembra più una fragola. Quindi in base al colore che voi scegliete, che potete scegliere, vi fate o il grappolo d'uva o la fragolina. Quindi in base vanno bene magari anche solo per la cucina questo disegno qua, diciamo uva e fragola, sai, più o meno sulle tende della cucina vanno più che bene. Poi per carità, se le volete mettere anche nelle tende della sala, della camera da letto, potete farlo benissimo, però diciamo che la frutta, bene o male, è sempre usata per le tende della cucina. Quindi, in base al colore che scegliete, ne avete anche due possibilità. La lavorazione è la stessa, cambia poi solo qua che abbiamo fatto appunto il laccetto e qua invece ho finito solo con le foglioline e poi ho messo la calamita. Volendo potete farle anche con sia il laccetto che con la calamita. La mettete a tutte e due, io qua adesso calamite non ne ho messo, però volendo potete mettere la calamita anche qua e poi scegliere se attaccarla con la calamita oppure facendo il nodino con questo laccetto. Quindi la lavorazione appunto semplicissima, sono tutti dei punti puff, quindi molto semplice, che adesso vi farò poi anche vedere, e si alternano, vedi, cioè continua sempre, la lavorazione è sempre la stessa, quindi si inizia con uno, non si stacca il filo, si stacca solo il filo in questo caso qua del marrone e qua del verde. Il viola e il rosso sono sempre attaccati, ok? Quindi poi adesso vi farò vedere. Quindi in base a come lo volete scegliete voi appunto il colore. Io ho fatto tutto con uncinetto da 3 mm e poi ci servirà semplicemente forbici e l'ago. Quindi oggi io andrò a fare l'altra così, della fragolina, quindi l'altra rossa e verde, però vi faccio vedere, cioè una volta finito, praticamente finite le fragoline, le 7 fragoline, che anche qua l'ho fatto da 7, perché comunque le tende della cucina non sono comunque spesse tipo i tendoni che abbiamo nella sala, quindi l'ho fatte da 7 che secondo me va bene. Se la volete anche un pochino più lunga perché avete le tende più spesse o più sottili, quindi più piccolo, che potete comunque ridurle o farne solo 4 o 5 o farne anche 8 o 10, dipende un po' dall'utilizzo che uno come la vuole mettere anche, perché volendo si possono fare anche 2 giri intorno alla tenda e poi attaccarle e quindi in quel caso magari sarebbe anche più carino farlo più lungo. Quindi è molto, la lavorazione appunto è sempre la stessa, quindi è molto a gusto in questo caso. Comunque poi vi farò vedere appunto la fogliolina e il laccetto. Iniziamo. Inizieremo con il verde, ok? Quindi facciamo il nostro cappietto iniziale e andiamo a lavorare 5 catenelle. Fatte le 5 catenelle, facciamo una doppia maglia alta nella prima catenella che abbiamo fatto, questa qua proprio qua giù, ok? Quindi chiudiamo una volta, chiudiamo 2 e chiudiamo 3. Adesso andremo a lavorare praticamente qua in mezzo, prendendo la parte qua della maglia altissima, quindi carichiamo filo sull'uncinetto, entriamo qua dentro e tiriamo su, carichiamo e sono 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? Abbiamo tirato su il filo 15 volte, quindi abbiamo appunto tutto il filo qua, vedete, sull'uncinetto. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è praticamente chiuderle in 3 in 3. Allora, siccome sono 15, dobbiamo poi ritrovarci 5 gruppetti da 3. Ok? Quindi prendiamo filo sull'uncinetto, passiamo dentro i primi 3. Vedete? 1, 2 e 3. E chiudiamo facendo una catenella. Di nuovo filo sull'uncinetto e passiamo sui prossimi 3. 1, 2, 3 e chiudiamo. Di nuovo filo sull'uncinetto, 1, 2, 3 e chiudiamo con una catenella. Quindi di nuovo ok, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3 e chiudiamo. E l'ultimo, quindi 1, 2 e 3 e chiudiamo. Ok, vedete? Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 gruppetti. Adesso qua ci attacchiamo con, in questo caso io con il rosso. Allora, il verde lo possiamo anche già staccare, lasciamolo solo un pochino più lungo in modo che adesso poi ce lo andiamo anche già a lavorare e nascondendolo, ok? Quindi il verde si può tagliare. Adesso ci attacchiamo con il rosso, ok? Stringiamo solo un pochino e adesso andiamo a lavorare in mezzo ai due gruppi, quindi qua vedete dove si apre. Se non riuscite, apritelo un pochino, vedete, e si vede dove bisogna andare a lavorare. Bisogna andare a lavorare qua in mezzo, vedete, nei buchini che si sono formati tra un gruppetto e un altro. Quindi con il rosso alziamocelo un po' il lavoro in modo che ci dà un po' di spazio, portiamo dietro tutte e due le codine in modo che così le nascondiamo già, entriamo qua dentro di nuovo per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi passiamo all'altro in mezzo e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Andiamo nell'altro, 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso andiamo nell'ultimo spazio, quindi apriamo bene, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi se prima avevamo 5 gruppetti, adesso ne avremo solo 4.
ok? Quindi andiamo a diminuire, a fare la punta, verso a fare la punta. E qui molto più semplice perché dobbiamo andare a chiudere praticamente questo primo gruppetto, poi il secondo, poi il terzo e poi il quarto. Quindi filo sull'uncinetto e andiamo a passarlo fino a chiudere, vedete, il primo gruppetto e facciamo la catenella. Facciamo lo stesso col secondo gruppetto, facciamo la catenella, col terzo, ok, e facciamo la catenella e adesso con l'ultimo e facciamo catenella, vedete? E sono venuti 4 gruppetti del punto puff. Adesso di nuovo, allora se qua adesso ne abbiamo 4 andremo a lavorare 3, quindi uno qui e uno qui. Quindi come sempre alziamocelo un po', quindi di nuovo qua in mezzo e tiriamo sul filo di nuovo per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Passiamo al prossimo, apriamo bene se non riusciamo a vedere, 1, 2, 3 e 4. L'ultimo, 1, 2, 3 e 4 e andiamo di nuovo a chiuderli. Quindi chiudiamo il primo, chiudiamo il secondo e chiudiamo il terzo. Adesso da 3 andremo a lavorarne solo 2, quindi di nuovo qua in mezzo, 1, 2, 3 e 4, l'altro qui, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo andiamo a chiuderli, quindi 1 e 2 e adesso andiamo a fare l'ultimo qua in mezzo, quindi 1, 2, 3 e 4 e andiamo a chiudere. E abbiamo fatto la nostra prima fragolina, ok? Quindi qua questi fili, siccome li abbiamo già portati fino a qua, li possiamo anche tagliare in modo che lavoriamo sempre sul pulito, ok, questo lo andiamo poi a fermare dopo. Adesso riprendiamo quindi il verde e andiamo di nuovo a metterci, ok, qua stringiamo il rosso in caso si allarga e stringiamo un po' il verde. Adesso rifacciamo di nuovo le 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo la maglia doppia alta e la andremo a fare di nuovo sulla prima catenella verde che abbiamo fatto, quindi qua vi consiglio di prendere il filo verde e farlo passare sull'uncinetto in modo da fermarlo, perché se no si allarga troppo, ok? Quindi prendete il filo verde, lo fate passare sull'uncinetto e poi fate la chiusura della maglia. Adesso, avendo fatto la doppia maglia alta, andiamo a portarci su praticamente sia il filo verde che il filo rosso, questi qua dell'inizio, li andiamo a portare su da questa parte e adesso andando a lavorare sempre qua in mezzo le 15 tirate di filo, le gettate di filo,
andiamo a prendere anche sti altri 2 fili insieme, ok? Quindi li nascondiamo qua dietro, vedete? Dietro la maglia doppia alta, e li andiamo a lavorare insieme in modo da fermarli, perché poi il rosso ci servirà di nuovo qua per riniziare la fragolina, ok? Quindi ce lo dobbiamo portare praticamente in su da questa parte. Quindi di nuovo 15 volte qua dentro prendiamo il filo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Alle ultime diventa un po' più faticoso perché l'uncinetto è pieno. Qui tiriamo un pochino sia il filo verde che il filo rosso, così stringiamo, ok? E non si vede molto, cioè che non si vede, che non si allarga. Quindi di nuovo, come avevamo fatto qua per la prima, facciamo, chiudiamo di 3 in 3. Quindi passiamo nei primi 3 e chiudiamo. Di nuovo passiamo negli altri 3 e chiudiamo. Altri 3 e chiudiamo. Ok, altri 3. Ok. E chiudiamo e facciamo gli ultimi 3. Ok, e chiudiamo. Vedete? E abbiamo fatto l'altro pezzo di fragolina. Adesso il filo verde, la codina che praticamente abbiamo portato su, la possiamo tagliare. Adesso andiamo anche a staccarci il filo verde qua, come sempre lasciamolo un pelino lungo, ok, e andiamo a prendere il filo rosso. Quindi di nuovo facciamo, ci agganciamo con una catenella, questo filo verde come sempre lo portiamo dietro per lavorarlo un po' e andiamo di nuovo in mezzo ai gruppetti a tirare sul filo per 4 volte e a formare la nostra fragolina. 4, poi 1, 2, 3 e 4, quindi qua in mezzo 1, 2, 3 e 4 e l'ultimo qui 1, 2, 3 e 4. Ok, fate attenzione che non vi scappa il filo perché arrivando alle ultime maglie, lavorando le ultime maglie, c'è il rischio che scappa tutto, quindi cerchiamo di tenerlo in modo che non ci scappa. E adesso, come abbiamo fatto prima, andiamo a chiudere. Quindi chiudiamo il primo gruppetto, il secondo, il terzo e il quarto. Ok, quindi di nuovo andiamo a fare altri 3 gruppetti adesso, quindi 1, 2, 3 e 4. Nel prossimo 1, 2, 3 e 4. Andiamo a fare l'ultimo qui, 1, 2,
e di nuovo andiamo a chiuderli. Quindi chiudiamo il primo, chiudiamo il secondo e chiudiamo il terzo. Ok, di nuovo altri 2 gruppetti, quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo il primo e chiudiamo il secondo. L'ultimo gruppetto, quindi 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo. Ed ecco qua la seconda fragolina. Qua il filo verde appunto lo possiamo tagliare perché è quello che abbiamo già fermato, ok, e si riparte di nuovo con il filo verde a fare praticamente questa lavorazione. Quindi la lavorazione è sempre questa. Quindi partendo appunto dalla prima, così, dalla seconda in poi, perché dalla seconda in poi, perché vi dico di portare il filo verde e il filo rosso, praticamente lo dovete portare nella parte qua sopra, in modo che poi avete il filo rosso per lavorare la fragolina, perché se no il filo rosso, se non lo portate su, ce l'avreste qua e non potete poi lavorarla, ok? Quindi l'unica differenza, appunto, prendete come esempio questa seconda fragolina, che facendo questa seconda fragolina, come questa fate tutte le altre, ok? Quindi come riferimento è la seconda fragolina e andate avanti così appunto per 4, 5, 6 volte, 7, dipende appunto dalla vostra tenda, come la volete legare. Quindi andate avanti e ci rivediamo dopo per farvi vedere il cordino. Ho finito le mie 7 fragoline, ok, come potete vedere. Adesso, una volta finito qua con il filo rosso, qua possiamo anche tagliarlo. Quindi facciamo nodino di sicurezza e stringiamo. Adesso qua proprio dove abbiamo finito, praticamente ci andiamo a mettere dentro e con il filo verde agganciamo e facciamo 1 e 2 catenelle, poi rientriamo di nuovo qua e facciamo una maglia alta, ok, di nuovo 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta in mezzo qua tra le 2 catenelle e la maglia alta che abbiamo fatto prima. Quindi ci andiamo a mettere qua dentro e andiamo a fare una maglia alta. Quindi di nuovo 2 catenelle, andiamo in quest'ultimo che abbiamo fatto, andiamo qua dentro in mezzo e facciamo una maglia alta. Questo qua è praticamente il cordino che stiamo andando a fare per poi legare le nostre fermatende. Ok, quindi abbiamo fatto, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Dobbiamo andare avanti così per 10 volte, cioè lo dobbiamo fare per 10 volte. Quindi 2 catenelle e la maglia alta, vedete, allargatevelo se perché sarà un po' chiuso, un po' stretto, ok? La maglia alta la andiamo a fare in mezzo tra le 2 catenelle e la maglia alta che abbiamo fatto successivamente. Ho finito i miei 10 gruppetti praticamente di maglie alte e catenelle. Adesso arrivati qua andiamo a fare 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E adesso andiamo dalla seconda, dall'uncinetto, a fare una maglia bassa. Qui adesso andiamo a formare la foglia, quindi una maglia bassa, poi nella prossima catenella una mezza maglia alta,
nella prossima catenella una maglia alta, nella prossima catenella una doppia maglia alta, quindi chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3. Poi nella prossima ancora di nuovo una doppia maglia alta, quindi andiamo a lavorare a specchio, nella prossima solo una maglia alta, la prossima ancora una mezza maglia alta e nell'ultima facciamo una maglia bassa. Ok, adesso ci giriamo la foglia perché dobbiamo andare a lavorare praticamente la parte di qua. Ok, questa è metà foglia, adesso dobbiamo andare a fare l'altra metà. Quindi ci giriamo dove abbiamo fatto già la maglia bassa, vedete qua nell'ultima catenella, qui andiamo a fare un'altra maglia bassa, quindi girando il filo ve lo dovete portare da dietro, quindi così, ok, per essere dritte, se no vi passa il filo davanti, quindi vedete, ok, e facciamo un'altra maglia bassa, poi dove abbiamo fatto la mezza maglia alta andiamo a fare un'altra mezza maglia alta, andiamo a prendere dove c'è già, vedete questa è la maglia alta, quindi noi qui andremo a fare di nuovo una maglia alta, poi ci sono le due maglie altissime, quindi la prima è qua, poi la foglia ve le avevo già fatte pure vedere come si facevano, ho fatto un video apposta, quindi se magari non ve lo ricordate vi lascio il link qua sopra. Quindi di nuovo una doppia maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. E adesso nella prima maglia bassa che avevamo fatto da questa parte entriamo normalissimo nella maglia per fare una maglia bassissima, vedete, e abbiamo formato la foglia. Quindi qua possiamo anche tagliare e facciamo un nodino di sicurezza. Quindi questa è una, adesso facciamo la seconda. La seconda è la stessa cosa. Allora prendiamo qui innanzitutto la fragolina, l'ultima fragolina che abbiamo fatto la prendiamo dalla parte del dritto, così anche il cordino, vedete, è tutto dalla parte del dritto e sappiamo appunto che qua è la prima fogliolina. Adesso per fare la seconda andiamo a metterci praticamente dentro la maglia alta che avevamo fatto dell'ultimo gruppetto qua del cordino, ok, quindi ci andiamo a mettere qua, quindi di nuovo agganciamo il filo, facciamo le 9 catenelle, 3 4 5 6 7 8 e 9, quindi dalla seconda, dall'uncinetto di nuovo andiamo a fare una maglia bassa, nella prossima una mezza maglia, nella prossima una maglia alta, nelle prossime due facciamo due maglie altissime, quindi questa è la prima e poi andiamo nella seconda, poi di nuovo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa nell'ultima, di nuovo, ok, qui, quindi andiamo di nuovo a girarci il lavoro con il filo che deve andare dietro, quindi il lavoro lo facciamo passare sopra,
ok, quindi ci ritroviamo il filo sotto, vedete che io ce l'ho sotto. Quindi andiamo a fare di nuovo dove abbiamo fatto la maglia bassa, quindi qua andiamo a fare un'altra maglia bassa, ok, poi nella prossima andiamo a fare una mezza maglia alta, una maglia alta, quindi una doppia maglia alta, un'altra doppia maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Di nuovo, dove c'è la prima maglia bassa che avevamo fatto, andiamo a fare una maglia bassissima e abbiamo fatto la seconda fogliolina. Quindi qua possiamo tagliare, nodino di sicurezza. Ok, quindi prendiamo bene, adesso ci andiamo poi a sistemare tutti i fili. Quindi la fragolina, voi ve ne accorgete della fragolina che è dritta, perché qua dove ci sono le catenelle deve rimanere all'infuori, ok? Quindi tutte le fragoline, vedete, se questa è storta, il dritto è così, devono andare tutte con le catenelle, vedete, verso l'esterno, verso il fuori. Quindi dall'ultima appunto fragolina che abbiamo fatto, vedete, mettete dritto perché abbiamo lavorato sul dritto, quindi verrà dritto anche il cordino che abbiamo fatto per legare e poi le due foglioline. Quindi qua si può andare poi a fermare e a tagliare tutto quanto, tutti quanti i fili. Ok, questo qua che è quello dell'inizio lavoro della seconda fragolina, praticamente intrecciatelo pure qua dentro in modo da fermarlo anche questo, ok? Quindi si fa appunto tutto, si va a nascondere tutto quanto. E la stessa cosa si fa anche da questa parte. Qua, idem, la stessa cosa, si prende sempre il filo verde e si va a lavorare proprio da qua dentro, si inizia proprio da qui. Quindi si fanno le 2 catenelle e la maglia alta. E di nuovo si fa la lavorazione di prima, quindi le 2 catenelle e qua in mezzo andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e in mezzo la maglia alta, vedete? E la facciamo partire proprio da qui, dalla fragolina. Quindi qua facciamo la stessa lavorazione appunto che abbiamo fatto per questa parte qua del finale, il cordino con le 2 foglioline. Ed eccola qua, il nostro fermatende. Ok, finito. Vedete? Ho fatto appunto le foglioline, tutte le varie fragoline. Qua c'è la seconda che avevo già fatto appunto già io da sola, non a video. Ok, e appunto qui ci sono le altre, oddio, con le calamite. Quindi se voi appunto anche in queste però volete mettere la calamita, potete metterla, ok? Anche avendo fatto il cordino, diciamo, se volete appunto avere la possibilità di attaccarla in tutti e due i modi, basta che qua dietro appunto prendete un po' di colla e ci mettete la calamita, ok? Io mi ero dimenticata di farvele vedere subito all'inizio quando vi ho detto del materiale, però appunto vedete come ho fatto io, lo attaccate con un po' di colla sia all'ultima che alla prima, in modo che se volete mettere la tenda in mezzo, ok, vedete, poi si possono attaccare tra di loro.
quindi sta un po' a voi vedere come più vi piace. Intanto queste sono appunto le due versioni, che poi la lavorazione, ripeto, è la stessa, perché appunto la lavorazione sia per una che per l'altra è la stessa, cambia solo il colore, e in una appunto ho fatto il cordino e nell'altra no. Qua per fare la fogliolina, come vedete, la fogliolina l'ho fatta solo nella prima, ok, solo all'inizio, quindi si fa le foglioline come abbiamo fatto con questo, si prende direttamente da qua, dalle 5 catenelle che avevamo fatto inizialmente, ci si va a prendere da qui e a fare le 9 catenelle e poi tutta la lavorazione della foglia, e poi di nuovo si riprende di nuovo da qui e di nuovo 9 catenelle e si fa la lavorazione. Quindi anche qua, cioè molto molto semplice, e si fa solo nella parte sopra. Ok, quindi queste appunto sono i vari modelli. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. Noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!